Questo punto con Shift S portiamo il cursore al centro della scena, ci mettiamo in una vista dall'alto, con Shift A aggiungiamo un cubo che andiamo a scalare più o meno di queste dimensioni e poi scaliamo lungo la Z più o meno di queste dimensioni. Ci spostiamo di nuovo in una vista dall'alto, ci disponiamo in questa posizione scaliamo lungo la X e scaliamo lungo la Y più o meno di questa distanza. Entriamo in modalità Edit, creiamo un taglio qui, creiamo un taglio anche qui, ci spostiamo lateralmente e portiamo qui, diciamo, questo elemento. Entriamo all'interno, selezioniamo questi due queste due facce che estrudiamo verso l'alto, prendendo anche quest'altro elemento qui, estrudiamo verso l'alto diciamo a questa altezza, usciamo fuori, selezioniamo questo elemento e con CTRL A applichiamo tutte le trasformazioni, lo selezioniamo ed applichiamo un modificatore di tipo bevel. Quindi attiviamo il bevel, facciamo una suddivisione di 10 segmenti, spostiamo questi elementi un po' più verso l'alto . Quindi otteniamo così, diciamo, l'involucro della stanza. Selezioniamo la parete, entriamo in modalità Edit, selezioniamo questa parete, con Shift S posizioniamo il cursore in questo punto, usciamo fuori, con Shift A inseriamo un cubo,
che scaliamo ad una dimensione di 1 per 1 per 0.05. Lo ruotiamo attorno alla X di 90 gradi e con GZ lo alziamo, con SZ lo scaliamo leggermente e con SX lo allarghiamo qui leggermente. Ci mettiamo in una vista dall'alto, con GY lo spostiamo leggermente verso l'avanti. Entriamo in modalità Editable Poly, Edit Mode anzi, selezioniamo questa faccia e con I facciamo un inset verso l'interno. Però prima di fare questo usciamo un attimo fuori e applichiamo un attimo la scala, poi rientriamo di nuovo dentro e con I facciamo un inset. Se non applichiamo la scala, operazioni tipo l'inset o il bevel possono avere comunque dei risultati inaspettati non buoni. Con E spostiamoci leggermente verso l'interno, ottenendo quindi qui questo quadretto.